Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni per il mese di luglio 2025. Wow! Abbiamo la carta del sole, amici dell'Aquario. Carta di espansione, carta di apertura del cuore, di crescita, di prosperità. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione c'è anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono. E sempre nella descrizione del video trovate i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con la carta della luna. Abbiamo un 4 di bastoni, l'imperatrice, il mago, un 2 di bastoni, un 7 di pentacoli, abbiamo la regina di coppe, e un 6 di spade, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' l'energia generale del mese, potrebbero anche esserci dei messaggi slegati tra di loro e dopodiché andiamo a vedere i vari gruppi, quindi i single, le persone in una relazione complicata o clandestina. Allora, partendo da questa luna, diciamo che la sensazione è quella di nostalgia. Andiamo a vederla. Asso di pentacoli e 4 di pentacoli. Potrebbe anche essere una paura a iniziare qualcosa di nuovo, perché questo asso di pentacoli mi parla proprio di un inizio che può essere anche concreto, cioè nel senso come un qualche cosa che può effettivamente radicare. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Ok, 10 di pentacoli e la morte. Andiamo a vedere l'imperatrice. Asso di bastoni e regina di spade. Di nuovo un asso, ragazzi, e poi c'è anche la morte in mezzo, come se ci fossero proprio dei tagli da dover effettuare per ripristinare, se vogliamo, un equilibrio o per creare un nuovo equilibrio. Tenete presente che anche qui avete un 4 di pentacoli che è una carta di protezione, una carta di staticità, alle volte anche, come vi posso dire, è l'energia che resta un po' troppo ferma. Però diciamo che vedendo le carte come si sviluppano, secondo me c'è come un inizio, magari prudente, con questo 4 di pentacoli, che però è ispirato a trovare un nuovo equilibrio, una nuova forma di crescita, di abbondanza. Andiamo a vedere il mago perché è una carta numero 1 e anche lui parla di nuovi inizi.
Mago su mago, cioè qui vedo inizi da tutte le parti, ragazzi. Abbiamo un fante di pentacoli e un 7 di spade, datemi una carta per il 7. La stella. Cercate di essere onesti con quello che volete, con gli obiettivi che volete raggiungere. Perché qui è vero che ci sono tanti uno, quindi sicuramente inizia qualche cosa di nuovo. Ehm, Vi dirò, per qualcuno potrebbe essere un percorso di studi o una nuova maestria, mettiamola così. Sì, è come se ci fossero qui le basi per iniziare un nuovo progetto. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Mm, diavolo. E cavaliere di pentacoli. Datemi una carta per il diavolo. Ok, 7 di coppe e cavaliere di spade. Allora, è come se ci fosse questa voglia di andare oltre, c'è una paura, una sorta di chiusura, di staticità, di iperprotezione se vogliamo, e di conseguenza il passo è lento, secondo me, in questo nuovo inizio. Il fatto che ci sia 7 di spade e il diavolo e 7 di coppe mi dice un po' di non farvi prendere troppo dalle illusioni, dal ego, dal io voglio. Cioè, ci sono certe cose dove per quanto voi, certe situazioni dove per quanto voi facciate, c'è un certo ritmo da rispettare, ci sono certi passi da dover effettuare. Difatti poi arriviamo al 7 di pentacoli che è una carta di pazienza, di attesa. Abbiamo la forza e di nuovo la luna. Fate attenzione a non farvi prendere da pensieri strani perché non vedete arrivare i risultati. Tenete presente che la pazienza è l'arte di saper attendere con un'attitudine positiva. Quindi voglio dire, qui avete anche la forza al contrario, sembra quasi che siate un po' demotivati perché non vedete arrivare i risultati che volete nell'immediato. Però, come vi dicevo prima, ogni cosa ha i suoi tempi di sviluppo. Andiamo a vedere la regina di coppe. 5 di coppe e imperatrice nuovamente, che è interessante che siano sulla stessa linea. Datemi una carta per il 5. Torre, 10 di spade, 2 di bastoni, ruota della fortuna. Sì, ma qui c'è un atteggiamento da dover lasciare indietro, che secondo me è quello proprio di questo diavoletto. È un qualche cosa, perché qui abbiamo l'ego, qui abbiamo il crollo dell'ego. È come se le cose non andassero esattamente come volete voi, però c'è comunque questa ruota della fortuna che parla di cambi positivi. Qui abbiamo un'altra volta il 2 di bastoni esattamente come qui, quindi c'è questa voglia di andare avanti. Però è anche vero che con questo 9 di spade, che sento molto collegate alle due lune che avete qua, mh, siete voi stessi che vi tirate giù. È come se il vostro pensiero rimuginasse e creaste da soli energia, diciamo di bassa vibrazione. Perché comunque il potenziale qua per svilupparsi c'è. È vero che con questo 5 di coppe potreste pentirvi di non aver fatto, di non aver detto qualche cosa, però è anche vero che c'è molto altro dietro. Il 5 di coppe è una carta che è rappresentata con 3 coppe che sono rovesciate davanti, ma ce ne sono ancora 2 in piedi, come per dire appunto che c'è ancora qualche cosa su cui poter lavorare. Andiamo a vedere 6 di spade. Papa e 8 di pentacoli. Wow!
Devo dire ragazzi che secondo me, allora il Papa può rappresentare anche una guida, volendo, alla quale potreste fare riferimento, però secondo me è più un mediatore in questo caso, o un consulente spirituale che vi farà vedere quali sono le vostre credenze limitanti. Sei di spade è la carta delle credenze limitanti, di tutto quello che si è imparato durante l'infanzia e c'è bisogno di lasciarsi indietro. Tenete presente che la luna è una carta che parla di passato, di quello che sta ritornando un po' a galla e che vi attanaglia e qui è come se vi dicessero che è ora di lasciarlo andare, di fare un lavoro per elevarsi spiritualmente, in modo da non trasferire i vostri dubbi, le vostre paure, le vostre paturnie sulla relazione. Avete il sole, secondo me ne deriverà da tutto questo mese una nuova chiarezza mentale. Allora, partiamo dai single. Secondo me per gli amici single potrebbe esserci un revival dal passato. Sicuramente potrebbero esserci, cioè potranno esserci nuovi incontri. Vi dirò, siccome siamo in periodo estivo ed è periodo di sagre, vi invito a frequentare sagre, fiere, feste in generale, perché secondo me quello è un luogo ehm, dove voi potreste incontrare una persona speciale. C'è secondo me un inizio di una relazione che non è esattamente come volete voi, secondo me è una cosa che può iniziare un po' così, tipo come un'amicizia se vogliamo, e poi potrebbe effettivamente trasformarsi in qualche cosa di più. Però c'è da andare con i piedi di piombo, con molta prudenza, per non trasferire le vostre illusioni sull'eventuale relazione o su quello che potrebbe essere l'eventuale partner. Sì, perché secondo me ci sono queste paure che sono vostre, proprio vostre, che dovete tenere un po' a bada. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora ragazzi, qua ci potrebbe essere una delusione. Ehm, Più che altro perché se siete condizionati con questo diavolo, quindi se avete degli obiettivi precisi in testa, se secondo voi le cose devono andare A, B, C, D e avete delle regole ferree, è facile che le cose vi scappino di mano, perché non sempre tutto va come noi vogliamo. L'universo muove i fili in base a quello di cui noi abbiamo bisogno, non in base a quello che noi vogliamo. Quindi io ho la sensazione che ci sarà un po' uno scossone per le persone che sono in coppia. Niente di trascendentale, anzi, vi dirò che, perché qui c'è anche la ruota della fortuna, qui c'è un asso di pentacoli, secondo me sarà un qualche avvenimento che potrebbe un attimino farvi muovere il terreno da sotto i piedi, ma alla fine sarà un qualche cambiamento positivo. Fatemi vedere una cosa. No, ok. Per quello che riguarda, ragazzi, le persone che sono in una relazione così, complicata, indefinita, altalenante, di andirivieni, clandestina, e vi dirò che se lascerete andare certi temi egoici, no? Se sarete prudenti, cioè ho un po' l'idea che vi dovete trasformare tra la tartaruga e la lepre nella tartaruga, nel senso che piano piano, passo dopo passo, giorno dopo giorno, riuscirete a trovare un equilibrio di coppia, ma anche un equilibrio nelle intenzioni della coppia. Dove va questa relazione? A che cosa aspiriamo con questa relazione? Tenete presente che si parte da una luna e si finisce con il 6 di spade,
credo che il mese di luglio, questo vale per tutti e tre i gruppi, sarà importante in questo mese valutare, vedere, rendersi conto delle proprie paure e capire come una persona come voi reagite in base a queste paure. Ho paura che mi abbandonino, faccio di tutto per non essere abbandonata, fino ad essere asfissiante nei confronti dell'altra persona, fino a che l'altra persona si stufa e ci abbandona. Quindi certe volte il comportarsi in base alle nostre paure fa sì che questa paura proprio si manifesti. Quindi è importante per voi, potrebbe esservi utile anche un terapeuta esterno che vi faccia fare questo lavoro, però secondo me è importante per voi identificare quello che vi spaventa, quello di cui avete paura in modo da elaborarlo. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Sono tanti oracoli, però vediamoli. Carta numero 8, connessione. Nutro e alimento la connessione che riempie la mia coppa. Carta numero 22, magico. E qui il mantra è: la magia mi circonda oggi. O mi abbraccia anche, potrebbe essere. Carta numero 32, autoamore, amor proprio. Parlo a me stesso con parole di gentilezza. Io merito amore. Divino femminile, carta numero 10, onoro e nutro il divino femminile che è in me. Questo ovviamente vale anche per gli uomini, sapete che tutti abbiamo un polo positivo e un polo negativo all'interno di noi e quando si nega, quando si copre, quando si rifiuta un polo, questo diventa ombra. Ma sono cose che spiego nella sezione degli abbonati comunque, se volete approfondire. Va bene, andiamo a vedere un altro oracolo. Wow, lighting. Parla di cambi, qui avete il sole, qui avete la ruota della fortuna, la torre che comunque sì indica dei cambi. Notizie scioccanti, rivedo la torre, c'è una sorpresa, un'epifania, trasformazioni, dice. Quindi è come se fosse un mese effettivamente che cambierà le dinamiche della vostra situazione. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Qui parla di mancanza di radici, 15 giorni, e poi abbiamo le false promesse, il mese che viene, ve li metto qua davanti. Quindi può essere, guardate, ve le metto al contrario, perché può essere che per qualcuno, per assenza di radicamento, e qui ci sono proprio dei lavori da fare, tra cui il grounding, tenda a fare false promesse. Quindi può essere che in 15 giorni, ragazzi, potrebbe arrivare questa notizia scioccante di cui ci parla anche qua, questa notizia rivelatrice, e che quindi potrebbero arrivare delle false promesse, ma sapete, quando si fanno queste cose qua, vabbè, c'è chi le fa intenzionalmente, però ci sono anche certe persone che quando promettono qualcosa è perché nel momento sono proprio convinte di aiutarvi, di fare, di brigarvi, sono convinte di quello che dicono e di quello che promettono, poi col passare del tempo si dimenticano semplicemente, quindi è per quello che poi vengono definite false promesse, perché dice una cosa e non la fa. Ok,
Amici dell'Acquario, fatemi sapere come vi risuona la lettura, scrivetelo nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Trovate comunque tutto scritto anche nella pagina web. E se invece volete fare questo lavoro per conto vostro, vi consiglio di abbonarvi al canale. Anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, sono divise per settore e in più tratto temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Sono 4 playlist, andrebbero viste per ora, andrebbero viste in ordine di numero. E comunque se volete dare un'occhiata ai titoli dei video vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla perché i titoli dei video si vedono, insomma sono pubblici. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!